Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Ho due piante recuperate alla fine dell'anno scorso di Sansevieria. Come potete vedere, la Sansevieria in questo caso si presenta in uno stato abbastanza trasandato. Questa pianta ha urgente bisogno di essere trapiantato, di essere messo in un nuovo vaso. Potete vedere che qui il vaso si è rotto e quindi queste piante hanno assolutamente bisogno di un vaso nuovo, di essere divise perché non ce la fanno più. Allora, Sansevieria trifasciata, una pianta comune molto in voga negli anni 70-80, poi è stata un po' dimenticata, non è più una pianta tanto utilizzata in casa, viene utilizzata più che altro per il suo aspetto estetico, di foglie slanciate che garantiscono ad un appartamento magari moderno un certo stile. E Sansevieria cilindrica invece anche qui in uno stato abbastanza trasandato, anche lei che bisognosa di un terriccio nuovo per poter crescere bene. In questo video io volevo appunto salvare queste due piante da una morte certa, perché sono piante abbastanza robuste, resistono anche in situazioni estreme, però a lungo andare questa pianta potrebbe veramente soffrire particolarmente, quindi ha bisogno di un aiuto. Cercherò di aiutare queste piante dividendole, alcune le regalerò a dei miei amici che me le hanno richieste, e per poter far sì che queste piante possano di nuovo diventare degli splendidi esemplari, perché delle piante in un buono stato di salute di Sansevieria si presentano veramente con questo aspetto spettacolare, slanciato. E poi tra l'altro c'è anche da ricordare che la Sansevieria è una pianta che a quanto pare, viene anche detto, viene utilizzata in casa perché riesce a trattenere un po' le energie negative magari della nostra casa. Ho letto, facendo alcune ricerche, anche che è una pianta utilizzata per far sì che quando noi usciamo, ci buttiamo nella società e veniamo invasi da un sacco di negatività, magari dovute magari dall'ambiente lavorativo, stress eccetera, quando noi arriviamo a casa e ci portiamo queste negatività che abbiamo accumulato durante il corso della giornata, entrando nella nostra casa, posizionando questa pianta al di fuori della nostra casa nella porta d'ingresso, questa pianta tende a trattenere un po' queste negatività, lasciandoci un po' liberi poi all'interno della nostra casa, che si presenta purificata ad esempio nel corso dell'inverno quando mettiamo questa pianta all'interno della nostra casa, perché ha anche una funzione una funzione purificatrice di quello che è l'ambiente domestico, anche perché è una pianta che assorbe diverse sostanze presenti, volatili in casa, e quindi questo ci aiuta ad avere una casa anche molto sana. Comunque, a parte questo, che è anche un discorso molto bello, perché a me piace, io credo molto nelle energie che abbiamo intorno e che influiscono sulla nostra vita quotidiana. Questa è una pianta che può darci delle energie positive e può trattenere appunto queste energie negative se magari attraversiamo un periodo particolarmente difficile, anche perché poi coltivare le piante, prendersi cura di una pianta è un qualcosa anche di terapeutico. Io credo fermamente in queste cose, soprattutto per quello che riguarda la funzione terapeutica del coltivare le piante, di prendersi cura di una pianta. È un organismo vivente, quindi c'è uno scambio anche di energie. Allora, io vorrei partire con il rinvaso della Sansevieria trifasciata e poi dopo della Sansevieria cilindrica. Quindi allontano per adesso questo esemplare e andrò a posizionare sul mio tavolo la pianta, cercando di estrarre il vaso per vedere un attimino la situazione anche delle sue radici. Andrò a estrarre la pianta dal suo vaso. Guardate che situazione drammatica che ha questa pianta di Sansevieria, che però non ce la fa più, nel suo terriccio lei non ce la fa più, quindi vado pian piano a dividere tutto ciò che devo togliere, aiutandomi magari con le mie cesoie. Il terriccio ha già diversi anni, da quello che vedo. Quando facciamo questo tipo di intervento sulla Sansevieria, è vero, bisognerebbe non disturbare molto le radici, ma questa pianta ha bisogno di produrre delle radici nuove, perché qui sono tutte molto secche, quindi questa pianta è stata molto trascurata. Però, essendo una pianta robustissima, sicuramente riuscirò a recuperarla.
Adesso la salviamo, gli facciamo un bel rinvaso, la dividiamo e mettiamo in singoli vasetti tutte queste piante. Ecco, qui ce n'è una che si è spezzata, però ha le sue radici, quindi questo può essere un esemplare. Andrò a tagliare questa grande radice per poter cominciare a dividere la pianta. I suoi fusti si sono sovrapposti. Questa è un'altra pianta. Ci tengo anche a sottolineare qui un discorso economico. Una pianta di Sansevieria in vendita costa dalle 10 ai 15 euro, quindi mettiamo 10 euro, qua ci sono già 30 euro. E quindi tante volte abbiamo in casa delle piante trattate male che comunque hanno un loro valore economico. Qui c'è una piccola piantina, questa è un po' andata. Questa è un po' andata, io metto da parte quelle che mi convincono un po' meno, perché tanto qua di esemplari ce n'è veramente tanti. Provo a dividere in questo modo, ma c'è il rischio di spezzare, e quindi quello che devo fare è entrare dentro con le mie cesoie e farmi un varco in questo terriccio ormai completamente andato. Ok, mamma mia, povera pianta. Aveva proprio bisogno di essere salvata. Qui ho delle parti di pianta che ormai sono da buttare assolutamente. Io devo prendermi il mio cestino con cui porto poi i terricci, parti di piante nel compost, quindi andrò a buttarci dentro tutto ciò che ormai non potrà più riprendersi. Via. E poi vediamo qua che cosa riusciamo a salvare. Questa è abbastanza andata. Alcuni fusti sono molto molli, quindi non credo che si riesca a fare un buon lavoro di salvataggio di questa pianta. Qui vedo un qualcosa di molto più sano. Cercherò di tenere gli esemplari più sani. Mi spiace, però non posso tenere in casa 1 miliardo di piante. Certo le posso regalare, ma non ho tantissimi vasi da poter fare poi un lavoro di questo tipo. Diciamo che questa pianta era un po' al limite della sopravvivenza, Qui c'è qualcosa di molto molle, qui però vedo che c'è una crescita con delle piccole crescite, quindi questa è da salvare perché potrebbe dare una pianta. Insomma, vediamo. La lasciamo lì. Stessa cosa anche per questi, quindi io direi di tenere questi esemplari per quello che riguarda la Sansevieria trifasciata, soprattutto esemplari di questo tipo che vedete hanno una sola foglia. Questo è da tagliare, però qui è tutto molto robusto. A parte questo, ok, si può mettere in vaso e questo potrebbe dare vita già di nuovo ad una nuova pianta. Questa pianta di Sansevieria tra l'altro aveva anche fiorito in passato, è rimasto qui il secco che andrò a eliminare perché fiorisce anche con dei fiori un po' insignificanti ma carini. Ok, questo lo tolgo, andrò poi a metterlo nei vasetti. Adesso andiamo a vedere la Sansevieria invece cilindrica, che si presenta in uno stato migliore, anche se i fusti sono un po' partiti, ognuno per la sua direzione, qualcuno è da tagliare. Vediamo di estrarre la pianta dal suo vaso. Eccola qui. Quello che devo controllare anche facendo questo tipo di operazioni è la presenza di parassiti. Devo sminuzzare tutto il suo terriccio. Questo terriccio mi sembra un pochettino più sano, era stato invaso da erbacce. Eccola qui. Ci sono più esemplari. Questo è uno. È spettacolare la Sansevieria cilindrica, veramente spettacolare. Qui un altro esemplare e qui un altro esemplare.
è un piccolo esemplare, eccolo qui, questo piccolino lo mettiamo in un vasetto. Adesso mi trovo con queste piante. Cosa devo fare? Io osserverò le piante e cercherò di eliminare tutto ciò che non mi serve, anche per una questione estetica e anche di ingombro, perché andranno messe in vasi un po' più piccoli, con un buon terriccio. Vado ad eliminare tutto quello che non mi serve, tipo questa foglia qui la elimino e questo è a posto. In questo esemplare voglio togliere questa foglia molto lunga, così messa in un vasetto sarà anche in armonia con il proprio vaso. In questa pianta qui c'è questa foglia da togliere, qui si è tolto un altro esemplarino, questa è da tagliare assolutamente, e voglio eliminare anche queste due che sono rovinate. Ok, così mi troverò con una pianta di questo tipo da inserire nel vasetto. Ricordo anche che se vogliamo moltiplicare la Sansevieria trifasciata, non so bene per la cilindrica, credo che sia lo stesso, però per la Sansevieria trifasciata la moltiplicazione si può fare anche in questo modo, tagliando le sue foglie in segmenti, ricordandoci il punto di taglio, lasciandolo asciugare qualche giorno e poi inserendolo in un substrato fino a ricoprire la metà. Si bagnerà veramente poco, appena appena, e la pianta svilupperà delle nuove piantine. Questo non è il mio caso perché ho già delle piante di Sansevieria trifasciata. Adesso andremo a inserirle nei loro vasetti e vi preparerò un terriccio adatto alla coltivazione di questa pianta. Per coltivare la Sansevieria serve un terriccio che sia assolutamente drenante, può andare bene anche un terriccio per piante d'appartamento, un terriccio universale. Quindi andrò a inserire, io ho preso una busta di terriccio universale che contiene anche della torba, perché queste piante richiedono anche un pochettino di torba all'interno del terriccio. In questo caso questo terriccio ha anche della perlita all'interno, quindi è già abbastanza drenante. Successivamente andrò a inserire anche del terriccio da giardino che ho raccolto prima. Che cosa ho fatto? Sono sceso giù in giardino, ho trovato questi cumuli di terra delle talpe, ho raccolto quel terriccio lì che è stato portato fuori appunto dal lavoro di scavo delle talpe. Perché terriccio anche da giardino? Perché contiene tante pietroline all'interno e queste servono per aumentare il drenaggio. Io comunque ho comprato anche una busta di argilla espansa che andrò a inserire in questo terriccio. Sarebbe stato meglio forse la perlite, però non ce l'ho al momento, e vado a mescolare il tutto. Bene, fatto questo, devo trovare una cosa adatta. Prenderò il mio primo vasetto, sistemerò una manciata di ghiaia nel fondo e sistemerò la mia prima pianta di Sansevieria cilindrica in questo caso. Posso tagliare anche durante il rinvaso delle radici che sono eccessivamente lunghe, queste sono piante robuste, quindi il taglio delle radici stimolerà poi l'emissione di radici anche nuove. In questo modo vado a inserire il mio terriccio. Ok, adesso è molto più stabile, devo pressare un pochettino
Le Sansevierie sono piante che gradiscono anche un terriccio abbastanza duro, anche ben pressato, non hanno problemi. L'importante è che sia sempre molto drenante. Quindi ci possiamo aiutare, in questo caso non ce l'ho, con della sabbia, sarebbe veramente molto ma molto utile. Ok, primo rinvaso, la pianta è un po' più stabile e il primo rinvaso l'ho fatto, della Sansevieria cilindrica. Adesso vado a mettere in vaso un esemplare di Sansevieria trifasciata invece, questa che è l'esemplare, forse la pianta più comune in vendita per questa specie per questo tipo di piante. Qui c'era un vecchio fiore, questo mi sembra un esemplare abbastanza carino, sporge un po' qui. Ricordiamoci che avendo fatto dei tagli sulle loro radici, queste piante in vaso adesso non devono essere bagnate per un bel po' di giorni. Procederò magari tra 1 o 2 settimane, cominciando a inserire un pochettino di acqua, un pochettino alla volta, perché non avendo delle radici molto sviluppate, avendo poche radici, tra l'altro anche molto rovinate, la pianta non assorbirà subito l'acqua. Molta acqua è contenuta nelle foglie comunque. Quindi le bagnature dovranno essere fatte con parsimonia, diciamo per il primo mese di coltivazione, una volta che abbiamo fatto un lavoro di questo tipo, molto importante. Allora, questo sarebbe un vasettino un po' troppo piccolo, quindi va scelto un vaso della misura adatta. Io direi che questo qui può essere molto adatto, quindi taglio ancora questa parte un po' rovinata, in modo che la pianta può entrare bene nel vaso. Vado a inserire un pochettino di ghiaia. La ghiaia è importante perché sono piante che partono molto in altezza, quindi il vaso deve avere una certa stabilità. Metto un pochettino di terriccio e poi dopo vado a inserire la mia Sansevieria. Vediamo un po' cosa succede. E questo è un altro vasetto di Sansevieria trifasciata. È molto semplice l'operazione di rinvaso della Sansevieria. Adesso io concludo il mio lavoro e ci vediamo dopo al lavoro finito per parlare della sua coltivazione. Eccomi qui al lavoro finito. Ho tenuto le piante più belle, visto che alcune le voglio regalare, devo regalare qualcosa che sia anche abbastanza già piacevole in partenza, le altre finiranno nel composto, pazienza. Ma del resto non ho tutto questo spazio per poter tenere, soprattutto in casa, tanti vasi come potete vedere qui su questo tavolo. Comunque il lavoro è andato bene, ogni tanto bisogna anche privarsi un pochettino. Un mio amico Francesco della Calabria una volta mi ha raccontato per telefono che una sua conoscente, quando divide l'iris, butta via l'iris e se non sbaglio mi aveva detto anche che li brucia questi iris, proprio per non averne più, perché ad esempio io ho fatto un lavoro di divisione dell'iris, alcuni l'ho buttato in un angolo del giardino vicino al compost e sono germogliati, quindi anche lì ci sono delle piante di iris. A volte bisogna essere un po' duri, però l'importante è aver salvato questa pianta con tutte le sue radici, dandogli una nuova vita magari in questi esemplari che finiranno magari nelle case dei miei amici, qualcuno lo terrò io, anche per ritornare a questo discorso che dicevo su quello che è l'utilizzo di questa pianta all'interno dei nostri appartamenti. È una pianta che assorbe queste sostanze volatili che sono nei nostri appartamenti, ecco perché noi al mattino dovremo sempre ventilare il nostro appartamento, aprire porte e finestre per far prendere un po' di aria alla nostra casa, perché sovente i mobili che noi acquistiamo ad esempio sono verniciati con delle sostanze che poi rimangono nell'aria all'interno del nostro appartamento. Questa è una delle piante che sembra, almeno così ho letto, sembra assorbire un po' di queste sostanze, quindi ci aiuta a vivere in un ambiente sano. In più, come dicevo all'inizio del video, è una pianta energetica che tende a trattenere e a rilasciare le energie, trattenere quelle negative e rilasciare le energie positive. E trovavo molto curioso questa lettura su internet in cui diceva che questa pianta, la Sansevieria, posizionata all'ingresso della nostra casa, tratteneva l'energia che ci portiamo poi la sera dopo il lavoro, magari quando siamo stressati, siamo pieni, abbiamo accumulato molto di queste energie che ci trasmette comunque la vita quotidiana. Alcune sono molto negative, lo stress sul lavoro o anche situazioni molto ma molto più difficili, e quindi portare in casa questa pianta vuol dire ristabilire un certo equilibrio anche per quelle che sono le energie in cui noi viviamo all'interno della nostra casa.
In più io ricordo sempre che una delle più belle energie è quella che viene data per curare una pianta che vogliamo coltivare, perché prendersi cura di una pianta, prendersi cura di un organismo vivente è sempre ci dà sempre questo grande senso di responsabilità e che ci dà un valore aggiunto al nostro quotidiano. Quindi la Sansevieria è una pianta ottima per questo scopo, facile da coltivare. Facciamo un piccolo riepilogo su quella che è la sua coltivazione, perché è veramente molto semplice. Allora, la temperatura dai 15 gradi ai 30 gradi, sopporta benissimo il caldo ma non deve scendere sotto i 10 gradi. In casa lontana dalle fonti di calore, assolutamente. La luce è una pianta che non sopporta il sole diretto perché tende a bruciare le sue foglie, quindi un'ombra luminosa è l'ideale per coltivare questa pianta, primavera ed estate. In inverno invece la possiamo portare nel nostro appartamento, anche se c'è un po' meno di luce, anche se c'è una situazione luminosa non tanto favorevole, è una pianta robusta, sicuramente l'inverno lo supererà per ritornare ad essere splendida poi nella bella stagione. Le bagnature, questa è una nota molto importante, ricordiamoci sempre che quando coltiviamo una pianta che viene coltivata un po' come le cactacee, meglio che tante bagnature con poca acqua, è meglio fare un'unica bagnatura abbastanza abbondante e poi lasciare asciugare per bene il vaso. Questo è molto più importante che fare tante piccole bagnature, perché poi ci dimentichiamo quante volte l'abbiamo bagnata, continuiamo a intervenire con delle piccole bagnature e la pianta marcisce. Quindi è meglio fare, che ne so, in inverno una bella bagnatura in un vaso di questo tipo, ad esempio, è sufficiente 1,5 bicchieri di acqua, ad esempio, per impregnare per bene il terriccio e poi lasciarlo asciugare magari anche per 2 o 3 settimane. Queste sono piante, le Sansevierie, che non vogliono tantissima acqua, ricordiamolo, accumulano l'acqua all'interno dei tessuti della foglia e quindi hanno una sorta di riserva. Quindi in inverno una bella bagnatura magari una volta al mese, logicamente se abbiamo un vaso un po' grande, se abbiamo un vaso piccolo così, magari 2 volte al mese possiamo bagnare la nostra pianta. In primavera ed estate invece lì dovremo intervenire a seconda del calore che abbiamo fuori dalla nostra casa, magari possiamo fare qualche bagnatura in più. E magari possiamo bagnarla 3 volte per bene durante i mesi estivi. Se poi fa particolarmente caldo in maniera incredibile e vediamo che il terriccio è molto secco, basterà soltanto inserire il dito fino a qualche centimetro di profondità. Se continua a essere secco vuol dire che la pianta ha bisogno di essere bagnata. Questa è una pianta che non ha bisogno di nebulizzazioni con il nebulizzatore sulle foglie, è una pianta che non gradisce molto essere bagnata, quindi cerchiamo di lasciarla il più secco possibile fornendo l'acqua al bisogno. La moltiplicazione l'abbiamo vista, vi ho anche spiegato brevemente come moltiplicarla tramite la foglia, creando questi segmenti da far asciugare un po' e poi inserire nel terreno per ottenere delle nuove piante. Bisogna vedere se questo funziona anche con la cilindrica. E niente, per quello che riguarda le concimazioni, una pianta che non gradisce concimazioni continue può essere anche concimata poco, quindi una volta al mese possiamo fornire un concime per piante grasse. In inverno magari io sospenderei le concimazioni, visto che l'ambiente di coltivazione cambia e diventa un po' più difficile per la pianta, quindi non spingiamola troppo con delle concimazioni. Io nel terriccio ho inserito delle palline di Osmocote, questo concime in granuli che si trova in vendita, una piccola manciatina per ogni vaso, e questo concime a lenta cessione garantisce una concimazione del terriccio per un lungo tempo, quindi io credo che fino a primavera inoltrata e anche oltre non avrò più bisogno di concimare questa pianta. Magari arriverò anche fino all'estate, comunque vedrò in base a come si sviluppa e vediamo come vanno questi rinvasi, ne parleremo poi in un prossimo appuntamento in giardino. Ricordo ancora che la cilindrica può arrivare fino a 1 metro di altezza, quindi una pianta spettacolare, ma stessa cosa anche 70-80 cm di altezza per la trifasciata. C'è un'altra varietà di Sansevieria trifasciata che si chiama marginata e che ha il margine giallo, che è ancora più bella di questa totalmente verde, ha qualcosa in più. Ho salvato anche il piccolino che abbiamo visto nel video, questo lo porterò in casa perché è piccolo, ha bisogno di tantissime cure, poverino, e quindi lo metterò nella finestra e tra 1 settimana o 2 comincerò a somministrare un pochettino di acqua e vediamo di far diventare questa piccola pianta di Sansevieria cilindrica un bel esemplare che meriti magari un video in appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie, ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao ciao!